Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta degli amanti. Amici del Sagittario, potrebbe essere proprio un nuovo momento all'interno della relazione, nel caso ne abbiate una, o se siete single potrebbe proprio essere un nuovo, ok, un nuovo amore stavo dicendo. Si è già girato l'asso di pentacoli, lo rimetto dentro perché è un po' presto. Bene, andiamo a vedere comunque con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, abbiamo un 2 di bastoni, un asso di spade, abbiamo un 10 di pentacoli, un re di bastoni, abbiamo un 7 di pentacoli, un fante di coppe, e un 8 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e andiamo a vedere il movimento energetico del periodo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se foste single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, nel caso ce ne sia una, o di una potenziale persona che potreste andare incontrando leggendo la vostra linea energetica. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni, abbiamo un imperatore e un appeso. Allora, il 2 di bastoni è una carta di indecisione, è una carta di qualcuno che fondamentalmente sta bene dove sta, però avrebbe voglia di guardare al futuro, avrebbe voglia di qualche cosa di più. E vedendo questo imperatore potrebbe essere una figura stabile, potrebbe essere una persona nello specifico, magari avete già messo gli occhi su qualcuno. Però è anche vero che con questo appeso state come rivalutando qualche cosa, potrebbe essere proprio la relazione che avete con questo imperatore, che potrebbe essere un capo anche a livello lavorativo, una persona più grande di voi, un punto di riferimento sento. Per qualcuno l'imperatore fa riferimento a un luogo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Nove di pentacoli, 7 di pentacoli, 2 di spade e 5 di bastoni. Allora, qui c'era come un'indecisione e qui invece potrebbe essere sia una decisione che finalmente una chiarezza mentale che arriva, o potrebbe per qualcuno essere come una comunicazione, qualche tipo di notizia che potrebbe arrivare o qualche cosa di cui vi rendete semplicemente conto. Guardate, qui c'è di nuovo un 2 di spade che mi richiama un po' questo 2 di bastoni. Forse non c'è tanta chiarezza mentale, ma
Diciamo che con questo asso di spade o una comunicazione o una verità, una presa di consapevolezza potrebbe esserci ehm, inerente a questa questione che da una semplice indecisione porta proprio a dei conflitti interni. Sento che sono interni, sono tutti vostri perché c'è un 2 di spade prima, eh. Qui potrebbe essere il dilemma se rimanere single, godersi, perché come vi dicevo con quel 2 di bastoni, sì, c'è voglia di andare avanti, ma qualcuno sta bene lì dov'è e per cui potrebbe essere il tema del rimango single o mi avventuro con questo imperatore. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli perché ho l'idea che voi vorreste qualche cosa di stabile, di duraturo, di familiare, di concreto anche. Abbiamo un 8 di coppe, un 6 di pentacoli e un 6 di spade. Ho come l'idea che stiate cercando in questo periodo dov'è il disequilibrio, dove sono le credenze che vi bloccano, i modi di comportarvi, gli atteggiamenti, quanto date e quanto ricevete. Cioè, l'otto di coppe è un po' l'arcano minore dell'eremita, quindi sento che è come se faceste una sorta di riesame di voi stessi, anche un po' a seguito di questo due di spade, che è quello che vi fa venire dei dubbi, i conflitti interni del 5. È come se all'inizio di luglio aveste bisogno di prendervi un tempo, uno spazio per riflettere, per pensare, per schiarirvi le idee. Andiamo a vedere il re di bastoni, regina di coppe e 2 di bastoni nuovamente. Potrebbe essere che questi dubbi li abbiate specificatamente su questa persona e non necessariamente sulla vostra posizione o situazione. Andiamo a vedere 7 di pentacoli perché è un'energia che si ripete, ce l'avete sia qui che qui. Tre di spade, mondo, oh, e 7 di spade. È come se qualcuno di voi stesse aspettando di chiudere un ciclo. Io non lo so se, perché effettivamente potrebbero anche essere due personaggi diversi. Uno o che avete messo in stand-by, o con il o la quale potrebbe esserci un momento di fermo, un momento di silenzio, un momento di sì, di ritirata e l'altra persona potrebbe arrivare, diciamo sì, entro la prima metà di luglio, secondo me. Però è come se le cose non fossero ben definite, è come se avessi bisogno di chiudere un ciclo e per qualcuno è un ciclo di sofferenza, è un ciclo di sacrifici. Qui avevate un 6 di spade. Io ho la sensazione che qualcuno di voi possa avere come delle credenze dove nel rapporto di coppia ci si debba sacrificare o nel rapporto familiare ci si debba sacrificare. Ecco perché qui l'indecisione sul mi butto o non mi butto, perché essendo un imperatore questa persona potrebbe già avere una famiglia in piedi, aver avuto una famiglia in piedi. Ora, per adesso non vedo figli, però vediamo come va la lettura. Come se sì, c'è qualche cosa qua che non vi convince. E attenzione perché avete anche 7 di spade. Anzi, datemi una carta per il 7 di spade. Mm. C'è qualche tipo di mm, mezza verità e potrebbe anche far riferimento a quest'asso di spade, ragazzi.
perché per certi versi vedo che qualcuno di voi potrebbe avere come varie distrazioni in questo periodo, varie opportunità, però è come se ci fosse qualche cosa che, diciamo, per riuscire a concretizzare una di queste opportunità, è come se doveste passare da questo mondo, dovete girarlo, dovete concludere un capitolo di sofferenza, come vi dicevo prima, potrebbe essere l'idea di doversi sacrificare per gli altri, doversi sacrificare per la coppia, oppure può essere legato ad un dolore del passato. E mi viene anche un po' da dire, qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi ad ammettere che in questo momento probabilmente ha solo voglia di divertirsi. Andiamo a vedere il fante di coppe. Cioè probabilmente è quello che non vi fa fare questo passo avanti, che vi fa valutare. È come se vi raccontasse qualche mezza verità sul modo di viversi le conoscenze, una potenziale nuova relazione, potrebbe essere la sessualità, potrebbe essere il nuovo, perché il fante di bastoni è l'avventuriero, il pioniere. Fatemi sapere a che cosa fa riferimento questo sette di spade con questo fante di bastoni per voi. Allora, abbiamo il fante di pentacoli e il sette di bastoni. Allora, io sento ragazzi che come vi posso dire? Rimarrete un po' lì sulle vostre in questo periodo. Abbiamo anche questo sette di bastoni che mi dice che terrete lontane certe energie, questi due fanti. È come se non aveste voglia di applicarvi. Sì, potreste con questo fante di coppe fare delle proposte o ricevere delle proposte, però è come se non fossero consistenti. Qui avete tre fanti, c'è un'energia troppo acerba probabilmente per poter pensare ad un futuro come lo volete voi. Andiamo a vedere l'otto di spade. Eccoli qua gli amanti. E 10 di pentacoli. Che interessante. Ho come la sensazione che qualcuno di voi possa piacevolmente arrendersi o ad una di queste energie o semplicemente all'energia dell'amore. Perché? Allora, può essere visto in due modi. Allora, il primo è che con l'otto di spade non vediate alternativa se non quella di lasciarvi andare, perché queste carte sono bellissime. Oppure può anche essere considerata la conoscenza magari un po' così precoce, cioè nel senso come se vi conosceste da poco, considerato anche questo momento di passaggio che dovete concludere, considerato, mi viene da dire questa poca voglia che avete di applicarvi, credo che qualcuno possa in realtà isolarsi dall'amore e dall'idea di costruire una famiglia. Tenete presente che il 10 di pentacoli ce l'avete qui. Sento che da un lato lo vorreste, ma questa cosa vi blocca. Difatti qui è un 7 di pentacoli, qui è un 7 di pentacoli, qui avete l'appeso. Sento come se steste mettendo in stand-by l'energia dell'amore, della famiglia. Può essere, guardate, mi viene anche da dire che vi dedicherete alla famiglia perché non avete come questa idea possibile per voi, per un amore con la A maiuscola.
Vabbè, però le cose sono premature da valutare perché comunque con questi tre fanti non c'è. L'unico asso che avete è qua. Ha fatto capolino prima l'asso di pentacoli, quindi c'è un potenziale secondo me, perché qui si tratta di scegliere, qualche cosa di concreto c'è già con questo imperatore, perché l'imperatore è una figura concreta. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Ah, i segni zodiacali che regolarmente mi dimentico. Allora abbiamo un Sagittario, potrebbe essere un Gemelli, Pesci, Ariete e direi Pesci e Toro. Ok, andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Se non aveste proprio nessuno, ragazzi, secondo me questa persona nuova arriva, diciamo, verso la seconda settimana di luglio. Ma comunque sento che le cose sono un po' così, un po' lentine. Allora, mondo, questa persona apparentemente sembra che mondo, ruota della fortuna, sta concludendo un ciclo, ha concluso un ciclo, sta attraversando come un cambio. Può essere che si stia anche trasferendo o che si sia trasferita da poco. Abbiamo un fante di pentacoli, un 9 di spade, la torre, un 2 di spade e un 9 di coppe. Allora, partiamo da questo mondo, da questo risultato, da questo cambiamento, dalla trasformazione che questa persona ha fatto o sta facendo. Abbiamo un 8 di pentacoli, potrebbe essere una persona che si è appena trasferita per lavoro, potrebbe essere una persona che ha cambiato, sta cambiando lavoro, potrebbe essere una persona che conoscerete sul lavoro o avete conosciuto sul lavoro. Per qualcuno potrebbe anche essere semplicemente il fatto che da inizio luglio c'è come un cambio nella vostra quotidianità. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un fante di spade e il mondo di nuovo. Questa persona sta affrontando un cambio molto 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 importante nella sua vita, devo dire. Cioè la ruota della fortuna potrebbe essere proprio un cambio per destino, un cambio karmico, una chiusura di un ciclo importante. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Eremita e 8 di spade. Anche questa persona può essere che sia single da un po', magari vi frequentate, vi state conoscendo, però è come se, perché voi avete l'archetipo del 9 di pentacoli, questa persona ha l'eremita. Sento che è come se stesse cercando qualcosa di profondo con questo eremita.
Però è anche vero che c'è un 8 di spade e un fante di pentacoli al contrario. È come se non avesse più voglia di cercare, cioè sento che questa persona vede abbastanza negativa o il momento di vita che sta vivendo o potrebbe essere anche la relazione in sé, perché c'è un fante, lo sento come una mancanza di impegno. Andiamo avanti, vediamo il 9 di spade. 9 di coppe e regina di pentacoli. C'è qualcosa che preoccupa questa persona. È come se si chiedesse se veramente potreste essere appagati insieme o se per caso questo cambio può portare ad un futuro appagamento, potrebbe anche essere quello. Sento che la persona si sente un po' sola, un po' abbandonata. Andiamo a vedere la torre. 8 di coppe che voi avevate qui. 6 di bastoni e morte. La là, ragazzi. Vi dico, secondo me questa persona ha tante preoccupazioni e potrebbe essere proprio sulla relazione, vi dico. È come se ci fosse un tema qui che va affrontato in profondità, dove bisogna scavare, dove bisogna portare a galla certe cose, ma tra la torre al contrario e la morte io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe, come dire, scavare nel passato, ho come la sensazione che si potrebbero tirare fuori argomenti un bel po' spinosi, dove però tra la torre e la morte sento che è come se vi farà bene tirare fuori questi argomenti. Andiamo a vedere il 2 di spade. Guardate, la sensazione che ho è che, perché guardo questa colonna e sento che c'è come un qualche tipo di tema, di argomento, di mezza verità o qualcosa per lo stile che deve essere affrontato in questo periodo sì o sì e fino adesso è stato posticipato. 4 di bastoni. E che ci sono dei pensieri, dei dubbi, come se la persona non vedesse chiaro, secondo me, sulla potenziale continuità del rapporto. Ma infatti, anche voi qua avete 3 fanti, io sento che le cose sono ancora precoci per essere valutate e se comunque vi frequentate da un bel po' di tempo, è come se ci fosse questo tipo di argomento che è lì nell'aria, ma non viene toccato ed è come senza questo argomento, come se non ci fossero i dati sufficienti per poter trarre dei pareri, delle conclusioni, per poter affrontare delle decisioni. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Quello che mi stupisce è che nonostante tutto questo tribolamento, cioè, ecco, alla fine avete delle carte molto belle, sia voi che l'altra persona. Re di coppe, 7 di coppe. Cioè, qui veramente c'è la possibilità di far sbocciare qualcosa. Avete gli amanti, il 10 di pentacoli e questo 8 di spade. È come se qualcuno qui non vedesse possibile il futuro. Potreste essere voi perché l'8 di spade qua è vostro, ma mi sa che ce l'aveva anche l'altra persona, sì. Eppure la carta base è la carta degli amanti. Quindi ragazzi, io credo che nonostante tutti questi
temi che sì, vengono affrontati più o meno, ogni tanto si prendono, ogni tanto non si prendono, ci sono delle verità, delle prese di consapevolezza, qualche lavoro interno vostro con questo 8 di coppe e il 6 di spade al contrario, qualche lavoro da parte dell'altra persona con questo eremita e l'8 di spade, è un po' come guardare le ombre, guardare, è un po' il guardare sempre il lato negativo, no? Però alla fine, non si sa come, ci sono delle belle carte. Magari non sarà quella cosa che... mm, perché è molto lento il movimento, non sarà quella cosa dove direte sì, sicuramente le cose potranno andare meglio, potranno svilupparsi, potranno migliorare, potremmo fidanzarci o andare a vivere insieme o creare una famiglia insieme, però per adesso godiamoci il momento, no? E questo momento arriva ed è bello. Voi però avete questo 8 di spade, secondo me è il 6 di spade, qua, che non vi molla. Fate un lavoro sulle credenze limitanti. Io lo tratto questo argomento nella sezione degli abbonati, se vi interessasse, oppure in forma privata, con delle sessioni individuali tramite mail mi potete contattare. Allora, andiamo a vedere un oracolo induista. Ok, la figura è questa e... Opla. Dice, sviluppate la fiducia in voi stessi. Tramite questa potrete conquistare qualsiasi cosa. Sarete in grado di fronteggiare qualunque difficoltà e superarla. La fiducia, che probabilmente con questo 6 di spade manca in voi stessi. Sapete che la carta degli amanti ha anche un secondo significato, ne ha tanti, però un altro significato della carta degli amanti è l'amor proprio. Quindi è il mi amo perché so che qualsiasi cosa mi succederà, io farò sempre del mio meglio per affrontarla e so a posteriori che non avrei potuto fare diversamente con gli strumenti che avevo in quel momento. Cari amici del Sagittario, spero che la lettura vi abbia aiutato, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail o, come ho appena detto, vi potete abbonare al canale. Tenete presente che nella sezione degli abbonamenti la formazione è ben più vasta, perché ovviamente potete guardare i video quando volete, sono pre-registrati, e lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di vista eterica, di come sviluppare i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e lo sto semplicemente condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B e sono 2 playlist che vanno viste parallelamente. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!